Salve ragazzi, voglio porre alla vostra attenzione questi motori che sono i Panda RC 2306 2450 kV. La Panda RC ha sviluppato e ha messo in commercio due motori, sia taglio 2306 e 2207 2450 kV e 2750 kV. Vi presento il formato 2306 in quanto dopo varie prove, voli di diversi formati a partire da 2205, 2206, 7 e 2306, posso dire che la sensazione di volo e le caratteristiche, specialmente per luoghi non molto spaziosi come bando o anche su linea per velocità a lunga distanza. I 2207 hanno un thrust, un punch a gas più elevato e vi permette sì di raggiungere velocità non indifferenti, però c'è una difficoltà della gestione della potenza a bassi giri e poi dipende anche dallo stile di volo. Dopo averli provati posso dire che il 2306 con un taglio al di sopra kV, al di sopra di 2400 kV, vi permette di avere una sensazione di volo e un controllo, un thrust a bassi regimi che vi permette un volo smooth anche in sensazioni di ripresa veloce in caso di recupero e gestione del gas. Vediamo questi motori e confronteremo con qualche altra marca simile come taglio 2306. La confezione si presenta in questo modo, è semplice, apriamo, ben protetto con la sua spugnetta. Motore, devo dire, molto bello, perché fondamentalmente il costo varia dai 10-11 euro a ora costano 14, quindi un motore che va nella fascia medio-bassa economica, non parliamo di 18 euro, 20 euro degli Emax che poi in promozione scendono di prezzo. E per questo tipo di motore di fascia di prezzo devo dire che sono eccezionali e adesso vi mostro il perché. Nella confezione abbiamo delle viti che sono 2, 4, 6, 8, il dado che è di buona qualità, a differenza, non so chi ha usato i 2205 Max serie S, i dadi erano di plastica. Per quanto riguarda il cavo è un 18 AVG molto resistente, quindi posso dirvi importante rispetto ad altri motori, che chi vola tanto, sbatte tanto, sa che fondamentalmente il taglio del filo del motore capita a volte anche spesso. Per quanto riguarda il grip delle eliche è ottimo, simile a IT Motor o almeno migliore degli Emax serie RSI. Per quanto riguarda gli avvolgimenti è simile gli avvolgimenti è simile alla versione che adesso qui vediamo, gli Emax RSI 2306 2400 kV. Gli avvolgimenti sono simili del tipo di cavo utilizzato e spessore del cavo utilizzato. Per quanto riguarda i magneti e lo zoccolo, o meglio la piastrina di connessione, devo dire che questi Panda RC possono essere equiparati a IT Motor, perché fondamentalmente hanno una robustezza e almeno a mano, a sensazione, hanno una caratteristica non indifferente e migliore qualitativamente rispetto agli RSI. Posso dire queste cose perché fondamentalmente sui miei quad io monto
tutti i motori che qui adesso vi mostro: 2306 RSI, i classici 2306 IMAX 2400 kV, ho quad con gli F40 Pro 2 2006 e 2400 kV, e infine anche gli F60 Pro 2 kV 2500. E come vi dicevo, le caratteristiche di volo per questi motori taglio 2306 dai 2004 vanno benissimo e vi danno la possibilità di scegliere il tipo di eliche da utilizzare. Infatti poi vi indico che prove farò e test in volo con 2, forse 3 tipi di eliche. Vediamo qualche misura di questo motore. Per quanto riguarda l'albero, sono i classici 5 mm. Qui abbiamo 2 mm e 8/9. L'altezza è quella classica degli altri motori, parliamo di 0,9 mm. È un M5 il dado. La lunghezza dei fili, ecco, fondamentalmente qui sono belli lunghi e quindi hanno, quando farò il confronto del peso vi mostrerò che fondamentalmente hanno un bel po' di peso aggiuntivo, ma normalmente li tagliamo. Come lunghezza di cavi siamo sui 15 cm, quindi adatto un po' a tutte le installazioni. Vediamo il peso, e quello che posso fare è confrontare con gli altri, gli EMAX. Allora, questo con il filo tagliato, pochi centimetri, quello che andrò a installare sul mio quad per la prova, 30 grammi, punto 7 senza dado, con il filo, tutto il filo, 34 grammi e mezzo. Vediamo però la differenza, quindi misuriamo 30 grammi e 7 con gli EMAX, il vecchio stampo, 32, qualcosa di più pesante. Vediamo con gli RSI, ecco, questi sono più leggeri anche con il filo aggiuntivo, 28 grammi e 8. Quindi sì, leggermente più pesanti, ma vediamo con gli F40. F40 T-Motor, 32 grammi. Vediamo le viti a corredo, sono tutte della stessa dimensione, sì. 6 mm, no, 7 mm, 7 mm, sì, tutta la stessa dimensione. E questi motori li proveremo su questo frame, la cui elettronica vi darò indicazioni, link in descrizione. È stata migrata da un altro frame che ha avuto un crash. Qui, essendo una FC IO con gli ESC integrati, ho utilizzato questi cable extender della Diatune di diversa misura, e che mi permetterà quindi di installare ed eventualmente cambiare anche per fare test con gli altri motori. Questa build ha gli ESC integrati nell'FC, gli Flight Controller sono di 30 A. Proveremo con le HQ 43 5.4.3, le T-Motor 51-43 e anche HQ 50-45, e vedremo com'è la differenza, se è notevole, ecco.
L'inclinazione che è importante, devo dire che devo provarla, comunque credo di rimanere sui 25, massimo 30 gradi, ma massimo a seconda della stampa e delle caratteristiche della GoPro. Beh, installiamo e poi andremo a provare. Adesso proviamo le HQ 5 4.3, e un po' di vento c'è. Siamo in questo splendido posto e vediamo. Con le 5043 una 1300 da 75C, devo dire quasi 4 minuti anche tirando. Beh, sono soddisfatto.
Dopo il crash? Devo dire che i motori resistono bene, veramente sono soddisfatto di questi motori. Quel 50 in più sui KV si nota tantissimo e dà prestazioni realmente interessanti. Poi ripeto, sono comunque motori della fascia medio-bassa. Per quanto riguarda le eliche, le T-Moto 5143, simile comportamento alle HQ, a patto che a mio avviso da aumentare leggermente l'integrale, perché sto volando comunque con gli stessi PID. L'integrale perché per dargli quella robustezza aggiuntiva nei movimenti e nel mantenimento della linea. Il mio amico che vola. Adesso proviamo le HQ 5045.